Oggi sono a bordo di una meravigliosa Alfa Romeo Giulia Sprint GT del 1966, acquistata nuova e sempre rimasta della famiglia del signor Arrigo, suo primo proprietario. C'ho la pelle d'oca. Monta il 4 cilindri in linea 1600 in lega leggera serie AR 00502, derivato dalla berlina TI ma potenziato a 106 cavalli. Gode della distribuzione bialbero con due carburatori doppio corpo Weber e fasature di distribuzione d'accensione riviste. Questa bellissima coupé vanta una velocità massima superiore ai 180 all'ora su 1000 kg scarsi di macchina, i cari bei vecchi tempi andati. Il propulsore con disposizione anteriore longitudinali offre un arco di coppe generoso fino ai 7000 giri, è di un'elasticità impressionante. Il cambio in dotazione è un manuale a 5 rapporti con una leva molto corta che regala innesti precisi. Trazione ovviamente posteriore, nella guida misto veloce è una vera goduria sentire la tenuta di strada messa alla prova senza mai sbavare di un minimo. Assemblata sul pianale della berlina ne eredita anche lo schema sospensioni, tecnologicamente al top per l'epoca. Ruote indipendenti all'anteriore con doppi quadrilateri e barra antirollio, mentre al posteriore c'è il ponte rigido con puntoni di reazione longitudinali e triangolo superiore antiscuotimento. Ammortizzatori idraulici e molli elicoidali completano il quadro per un assetto da vera GT, capace di regalare un notevole comfort senza rinunciare alle prestazioni. È così sincera, così trasparente nel disegnare ogni curva e traiettoria. Non ho mai nascosto il mio amore per le vetture del passato, questa è di gran lunga la più antica che ho avuto la possibilità di guidare, è davvero emozionante. L'Alfa Romeo Giulia Sprint GT fu svelata alla stampa il 9 settembre del 63. Prima vettura prodotta nel nuovissimo stabilimento di Arese, fu successivamente esposta al Salone di Francoforte, dove gli ordinativi non tardarono ad accendersi. In pieno boom produttivo, solo 2 anni più tardi arrivarono diverse varianti: la GTC, versione cabriolet realizzata da Carrozzeria Touring Milano, la Veloce, versione più prestigiosa e raffinata sia nei materiali che meccanicamente. Infine la GTA, dove la A sta per alleggerita, preparata da Carlo Chiti nella neonata Auto Delta. Era effettivamente 200 kg in meno della standard ed aveva una decina di cavalli in più. Nelle competizioni fece il macello sia in pista che nei rally. Nel 66 Alfa Romeo scelse di produrre con grande successo anche una variante meno impegnativa, la 1003 Junior, con il 1600 depotenziato a 1300 da 89 cavalli. L'anno successivo fu il momento dell'artiglieria pesante, la 1750 GT veloce con propulsore potenziato, carrozzeria rivista ed interni rinnovati, e infine la 2000 GT veloce. Nata dall'esperienza in America con la 1750, rinominata GTAM, la 2000 aveva appunto un 2 litri sotto il cofano capace di 132 cavalli. Equipaggiata col differenziale autobloccante di serie, subì un rinnovamento generale di corpo vettura ed interni e andava veramente forte, con uno 0 a 100 in 7 secondi e 2 e una velocità di punta di 200 km/h. In totale vennero prodotti 225.215 esemplari nei 12 anni di onorato servizio. Il design, curato da un giovanissimo Giorgetto Giugiaro per Bertone, pensate che la disegnò con non poche difficoltà mentre svolgeva il servizio militare, è di una qualità assoluta. Le linee filanti della Coupé 2+2 toccano i 4 metri di lunghezza con un passo di 2,3 metri, un'armonia di proporzioni inarrivabili. Al frontale troviamo i fari rotondi e l'ampio scudetto centrale, con i paraurti cromati ed un dettaglio degno di nota, lo scalino. Si tratta appunto dello sbalzo di pochi centimetri del cofano dalla carrozzeria, che caratterizzava tutte le versioni prodotte fino al 68 e parte di quelle prodotte fino al 71. Inizialmente doveva essere una presa d'aria, poi abolita per ridurre i costi, così rimase questo spazio denominato appunto scalino. Scorrendo verso il posteriore troviamo gli originali cerchi da 15 pollici, l'impianto frenante a disco ed il piccolo bagagliaio. È così nostalgico nei volumi e nell'apertura, così come i piccoli fari, l'immancabile paraurti cromato e il tubo di scappamento. Fu una delle automobili più ambite del periodo e non è difficile capirne il perché.
Salendo a bordo l'atmosfera è romantica. Sedute in pelli minimali, plancia meravigliosa con blocchetto d'accensione a sinistra e giusto gli indicatori che servono realmente. È bellissima. Ampio volante a 3 razze, leva del cambio incassata nel rivestimento in pelli. Inizio a comprendere l'amore degli elfisti verso il marchio. Le auto moderne sono così complicate, piene di robe superflue. Cosa deve essere stato viverla nel suo momento storico? La signora qui presente costava 2.195.000 lire circa nel 1966, 26.000 euro attuali stando ai calcoli dell'Istat con coefficiente della rivalutazione monetaria. Sorvoliamo su cosa ci compri oggi. Quello che conta è che all'epoca fu acquistata come auto da tutti i giorni, per andare al lavoro ma anche trascorrerci serene giornate al mare o in montagna o in villeggiatura. E sì, allora c'era la villeggiatura e infatti il contachilometri segna oltre 200.000 km. È stata restaurata nel 2018 dal nipote del signor Arrigo presso Carrozzeria Cristallo, tra l'altro location di qualche video fa, con componenti sempre e solamente originali. Se guardiamo il mercato dell'usato i prezzi sono molto variabili anche in base alle versioni. Le Junior in ottimo stato stanno a 45.000 euro, mentre per una di queste si raggiungono facilmente i 60.000 euro. Sono un pezzo di storia del nostro paese, spesso tanto criticato e bistrattato, ma siamo sempre stati bravi a fare le cose. Non è semplice prenderci la mano, insomma, c'è parecchio gioco e frena poco. Lo sterzo è duro da fermo ma morbido poi quando si va in ordine di marcia, non ci sono le cinture, è un'altra epoca. L'Alfa Romeo Giulia Sprint GT è la mia prima vera Alfa Romeo, nonché la mia prima auto d'epoca. È stata testimone di tante cose, cara compagna di viaggio, l'auto che ha accompagnato a scuola i bambini, ma che ha sicuramente regalato momenti di sana velocità al suo proprietario, ed oggi a me. Non ho altro da dirvi se non provate le auto del passato e scoprite da dove arriva questa nostra passione. L'unica cosa che sopravvive è il tempo.